Siamo nella clinica Città di Lecce con il dottor Stefano Stea che si occupa di chirurgia maxillo-facciale. Tra le altre si occupa anche della correzione chirurgica degli esiti di trauma. Che cosa significa? Beh, significa questo, evidentemente come tutte le altre parti del corpo, in caso di traumatologia si possono avere delle fratture dello scheletro facciale, intendendo orbita, zigomo, mandibola mascellare superiore. Queste vengono trattate prevalentemente non qui perché non abbiamo un pronto soccorso, ma negli ospedali di pertinenza, dove le fratture vengono ridotte e contenute. È chiaro che spesso alla risoluzione delle fratture deve seguire anche un restituzio delle parti molli della faccia, del cavorale. Faccio un esempio classico, ad esempio, una frattura di zigomo può comportare anche una cicatrice importante e vistosa della faccia. Questa in qualche caso si corregge nel primo intervento, in qualche altro caso si deve correggere in un secondo tempo e qui interveniamo noi, nel senso ridare una possibilità al paziente di avere un viso, non dico come prima, però con una cicatrice meno visibile. Ecco. Comunque non è chirurgia plastica? No, sfuma nella chirurgia plastica, però diciamo che in questo caso è anche di pertinenza del chirurgo maxillofacciale, tant'è vero che sono tutte patologie che vengono trattate dal chirurgo maxillofacciale, oltre che ovviamente dal chirurgo plastico, che però in generale si deve occupare in maniera specifica del testa e collo. Vengono anche in accreditamento col sistema sanitario nazionale, questo non c'è dubbio, e vengono trattate comunemente con varie metodiche, sia la correzione ad esempio di cicatrici, sia se uno perde un volume. L'esempio più classico è la perdita di supporto di grasso del volto, viene prelevato il grasso da altre parti del corpo e posizionato per ridare volume. Facciamo degli esempi pratici. Se qualcuno subisce un incidente, ad esempio un incidente stradale, che si fa? Ecco, caso classico è una frattura dello scheletro facciale da incidente stradale. Il paziente evidentemente viene portato nel reparto maxillofacciale che ha un pronto soccorso di pertinenza. Se possibile, la frattura è meglio trattarla subito, cioè il paziente viene operato subito e si ha una restituzione ad integrum. Evidentemente ci sono dei casi in cui per 1000 motivi la frattura dello scheletro facciale non viene trattata in prima battuta. L'importante è che sia operata, ripeto, sempre se possibile, entro 3 settimane. Dico questo perché se passano 3 settimane l'osso si salda comunque, si forma un callo osseo, quindi in questo caso nella posizione sbagliata, e un nostro successivo intervento deve prevedere la rifrattura dell'osso che si è saldato in posizione sbagliata e riposizionare in una posizione nuova. Quindi, ripeto, evidentemente se possibile il chirurgo tratta in prima battuta la frattura. Se impossibilitato, faccio l'esempio di un paziente in terapia intensiva per qualche patologia molto più grave, si demanda. Se passano le 3 settimane bisogna pensare che dobbiamo rifratturare l'osso per riposizionarlo. Sono interventi che riescono con una buona percentuale? Riescono una buona percentuale, questo sì. È chiaro che fa molta differenza il tipo di incidente. Il nostro consiglio scontato, ad esempio, quando si usa una macchina che ha l'airbag, di usare sempre comunque le cinture, perché vede, se lei ha un incidente, scoppia l'airbag e non ha le cinture, è vero che l'airbag le può salvare la vita, però la detonazione è talmente forte che la pelle dello scheletro facciale, ad esempio, viene irrimediabilmente compromessa e quindi il nostro intervento è decisamente più complicato e più difficile. Quindi mi raccomando, un consiglio ovvio: in macchina sempre cinture. Noi abbiamo visto che da quando sono state rese obbligatorie i nostri interventi sono ridotti e fortunatamente più semplici.